sembra un po' Ivana Spagna, tipo, no? Vabbè. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di un argomento che mi è stato richiesto da più persone e che devo dire affronto molto volentieri perché è un argomento sempre in voga, perché si aggiorna sempre e perché ognuno ha la propria visione. Per cui oggi parliamo del contouring, quindi come evidenziare il viso con luci ed ombre. Ci sono tantissimi dubbi a riguardo. Se anche voi siete interessati all'argomento, allora non perdetevi questo video. Ed eccoci arrivati alla questione contouring. Ci sono vari metodi e quindi vari prodotti che vengono utilizzati per farlo. C'è chi usa prodotti in crema, chi usa prodotti in polvere. Dipende anche un po' dall'effetto che volete ottenere. Il prodotto in crema in genere secondo me dà un'impronta un pochino più pesante, tra virgolette, e più carico, diciamo così, mentre quello in polvere è più facilmente modulabile. Allora, finora il prodotto in crema preferito, ma ne devo testare ancora altri che ho nella lista, nella wish list da avere, però finora il prodotto in crema più buono che ho trovato in commercio è questo qua. Vedete che infatti lo utilizzo parecchio, di Another Stories. Si chiama proprio Face Contour Cream. Mi piace perché per me la cosa più importante, oltre ovviamente alla sfumatura del contouring, è sicuramente il colore, ragazze. Cioè, io vedo tantissime persone che hanno la convinzione che la terra venga usata, debba essere usata per fare il contouring. È assolutamente sbagliato. La terra può servire per scaldare un pochettino l'incarnato e quindi dare anche un tocco di colore e di calore al contouring, ma deve avere dei colori tendenzialmente freddi. Non sto dicendo che il colore deve essere assolutamente freddo e quindi diventare grigio, ma comunque deve essere abbastanza bilanciato, ecco, deve essere un neutro tendente al freddo. Questo perché se voi osservate le vostre ombre naturali non vedrete assolutamente colori caldi. Ora, noi non vogliamo completamente riprodurre l'ombra perché appunto se applichiamo del grigio sembrerà che ci siamo sporcate, però vogliamo, ecco, dare un tocco di colore alla pelle pur restando abbastanza neutre. Vi faccio vedere sulla mano la differenza. Questo è troppo arancio, questo è troppo grigio, questo al centro è decisamente perfetto perché è neutro, tendente al freddo ma non troppo. Quindi questo qua è perfetto. Ovviamente io parlo per una tonalità di pelle che va dalla chiara ad una pelle media, massimo medio scuro. Se avete la pelle più scura, adeguatevi di conseguenza, sceglierete un colore sempre di questa neutralità qui, ma ovviamente più scuro. Questo qui però è il colore che io vedo più spesso e anche più carico di questo sulle ragazze, sulle persone che vogliono fare il contouring. Non funziona così. Io vedo spesso anche persone molto convinte nel fare questo gesto qui. Io sto prendendo una terra, ecco, questa è una terra abbastanza aranciata, fanno praticamente questo movimento qui e fanno questo movimento qua. Ora, la parola stessa contouring vuol dire appunto contorno, quindi se voi fate un movimento del genere sul viso non risolvete assolutamente niente, anzi peggio ancora, se avete il viso addirittura tondo andrete ad evidenziare ancora di più la rotondità del vostro volto.
Quindi io adesso vi spiego il contouring in base al mio volto, ma man mano poi vi dirò anche come gestirlo in base alla vostra forma di viso. Quindi vado a prendere un po' di Face Contour Cream. Allora, io qui ho esagerato un pochettino con la quantità per farvi rendere conto proprio di come deve essere il gesto. Innanzitutto il posto giusto dove posizionare questa ombra qui è quella che parte da dietro l'orecchio e arriva in linea diagonale più o meno fino agli angoli della bocca. Voi però dovete assolutamente fermarvi massimo a metà occhio, in questa posizione qui, perché dovete sempre tenere presente che il triangolo principale del viso deve sempre rimanere illuminato. Altra cosa, dovete sentire, se non riuscite proprio a capire come raggiungere, ecco, quest'area qui partendo dall'orecchio, o se vi sentite comunque insicuri, basterà che voi tastiate il vostro osso zigomale qui e ne seguite praticamente il percorso. Mi raccomando, non scendete mai troppo giù qua, perché questa cosa invecchia il viso. Cercate di terminare sempre con un guizzo, diciamo così, abbastanza tondetto, che vi dà poi anche l'idea, anche quando sorridete, della guancia, dello zigomo ben esposto. Ecco, questo è il corretto posizionamento dell'ombra, che deve essere sempre più ampio qua, in questa zona vicino all'orecchio, e man mano assottigliarsi sempre di più. Per cui di qua andremo a sfumarla decisamente di più in questa zona. Questa è la parte di ombra, diciamo, che è valida per tutti i tipi di viso, ecco. Le altre zone che vi mostrerò dipende un po' dalla vostra forma. Ora, io ho una fronte abbastanza ampia, per cui vado a fare ombra. Il concetto principale, comunque, che non dovete assolutamente mai dimenticare è che qualsiasi cosa, qualsiasi angolo o area del vostro viso dove voi applicate qualcosa di chiaro verrà fuori, e qualsiasi cosa dove invece applicate qualcosa di scuro sarà ovviamente tra virgolette nascosto, cioè sarà smussato, ecco. Ora c'è chi ama anche evidenziare la parte della mandibola. Siccome per esempio io non ho una mandibola molto ampia, preferisco piuttosto andare a fare ombra qui, ok? Perché ho una mandibola e il mento comunque abbastanza piccolini, quindi preferisco andare a fare ombra qui, ok? E poi andarlo a sfumare. Se voi per esempio avete una fronte molto bassa addirittura, allora assolutamente non andate a fare ombra, perché non vi servirà a nascondere una fronte che è di suo già stretta. Ora, per sfumare potete utilizzare un pennello da setole fitte come questo che abbiamo utilizzato per applicare, ma un po' meno compatto, oppure la spugnetta che avete utilizzato per il fondotinta, che io ovviamente ho già applicato. Prima di sfumare questa parte di contouring scura, vado a fare la parte invece luminosa, che deve essere illuminata. Qualsiasi cosa voi facciate per illuminare la parte sotto gli occhi, dovete sempre prima correggere. Se voi non correggete, poi ne parlerò meglio magari in un video dedicato solo alle occhiaie, ma se voi non correggete questa parte, se voi per esempio avete un colore molto evidente blu o viola o grigio e applicate sopra l'illuminante,
automaticamente verrà illuminato anche il colore che avete sotto, quindi verrà ancora di più fuori, quindi risulterà, che ne so, sul blu risulterà un blu grigiastro, sul viola risulterà un viola grigiastro e così via. Fate sempre in modo da formare un triangolino qui. E visto che adesso sembriamo decisamente dei pagliacci, vado a sfumare prima il chiaro e poi lo scuro. Cercate di andare sempre verso l'alto e di non scendere mai qui sotto questa linea. Ora, tutto questo va fissato perché altrimenti, essendo anche prodotti in crema, si muovono facilmente sul viso e volano via, vanno via. Allora potete usare anche la tecnica del baking, che consiste semplicemente nell'applicare una quantità abbastanza considerevole di cipria qui all'occhio, lo lasciate lì 5-10 minuti, il tempo che finite il resto del make-up, e poi spazzate via con un pennello ampio e morbido. Per fissare le ombre del contouring abbiamo due opzioni, quella di usare la cipria normalmente oppure un prodotto in polvere più o meno dello stesso colore delle ombre o leggermente più chiaro. Quando io voglio fare delle ombre più leggere, quotidiane, che utilizzo quando sono di fretta, eccetera, vado sul sicuro con questo ombretto che si chiama True Taupe di NYX, che è praticamente molto simile al Face Contour Cream, soltanto meno saturo. Lo utilizzo sia per le ombre sul viso che per le ombre anche agli occhi e anche un po' sotto alle labbra qui. Lo consiglio, lo straconsiglio, non credo costi tanto e ormai NYX è arrivato anche in Italia. Oggi faccio un contouring super carico per mostrarvi la tecnica, per cui utilizzo proprio questo ombretto qui sopra le mie ombre. Vado anche a tracciare un po' di ombre intorno al naso. È il momento di portare via questa cipria. Non ci resta che scaldare l'incarnato con un blush che si fonderà proprio con la parte scura del contouring e poi applicare l'illuminante. Io in genere però inverto le cose, quindi applico prima l'illuminante e poi il blush perché mi piace che sia tutto un po' più omogeneo. Qui entra in gioco la terra che voi potete applicare un po' sopra il contouring. Io però ne prendo un pochettino così e vado a partire da qua al centro del viso a portarla verso l'alto. Vado per applicare con lo stesso pennello un po' di blush rosa di Ayla Masca. Ho dimenticato di applicare prima l'illuminante, quindi lo applico adesso. Vado a prendere il mio preferito per adesso, che è Moonstone di Becca.
A questo punto potete anche unire la parte sopra il sopracciglio qui, anche da questa parte. Direi che il contouring è finito. Spero che vi sia stato utile in qualche modo, spero di avervi dato qualche nozione in più rispetto a quello che sapevate, non sapevate, eccetera. E vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto il video, se vi è stato utile in qualche modo, per non perdervi anche i successivi video e per supportarmi. E ci vediamo sicuramente al prossimo video, un bacione a tutti, ciao! E per non perdervi, ma perché mi ingrippo sempre qua per non perdere, tu non puoi. Ma un selfino con la tavola magica, visto che adesso mi devo struccare e vado a dormire? No? Snetto, un bello snetto. Che carina che sono.